Mi chiamo Vittoria Camoteca, ho 30 anni, vengo dalla Calabria e sono un ingegnere. Ho studiato ingegneria elettrica al Politecnico di Milano, conseguendo prima la laurea triennale e poi, partecipando al percorso di doppia laurea tra il Politecnico di Milano e la Xi'an Zhetong University in Cina, ho conseguito la doppia laurea specialistica. Successivamente ho frequentato il Master Medea in Management ed Economia dell'Energia e dell'Ambiente presso la scuola Enrico Mattei di Eni Corporate University, che mi ha permesso di entrare a far parte del mondo dell'Eni come ingegnere elettrico. Attualmente lavoro presso la raffineria Eni di Taranto, dove ricopro il ruolo di responsabile di manutenzione di una delle strutture operative integrate. Sin da bambina sono sempre stata appassionata alla matematica. È stato quindi naturale iscrivermi al liceo scientifico e maturare la scelta universitaria verso l'ingegneria, vista come applicazione pratica degli aspetti scientifici di mio interesse. Però, date le innumerevoli branche dell'ingegneria, non è stato semplice individuare l'indirizzo specifico. Per un periodo ero sicura di voler iscrivermi all'ingegneria meccanica, per un altro ancora ero sicura di ingegneria gestionale, poi ingegneria matematica, poi ingegneria dell'automazione. Se non che, durante il mio ultimo anno di liceo scientifico, come prevede il programma ministeriale, la mia professoressa di fisica ha trattato l'elettricità ed il magnetismo. Quindi io per la prima volta ho scoperto la fisica che c'è dietro all'elettricità, ai campi magnetici, ai motori elettrici e ne sono rimasta affascinata. Ecco perché, al termine dell'anno, ho deciso di iscrivermi ad ingegneria elettrica. Oggi lavoro in Eni, che è una società dell'energia integrata che si occupa di esplorazione e produzione di oil and gas, di bioraffinerie, di chimica circolare e di rinnovabili. In particolare io lavoro nella raffineria di Taranto, dove vengono trattati gli idrocarburi, una volta estratti, per essere trasformati in prodotti finiti e dare più energia. Come responsabile di manutenzione, io mi occupo della pianificazione, gestione ed esecuzione delle attività di manutenzione degli asset di un'area della raffineria. Queste attività di manutenzione hanno una diversa natura, un po' come le branche dell'ingegneria. Ci sono le attività meccaniche, attività elettriche, strumentali, di automazione. Ecco perché è fondamentale avere delle buone basi tecniche per individuare efficacemente i problemi e portare al corretto funzionamento tutti quanti gli item della raffineria, massimizzandone le performance. Il lavoro nell'ingegneria di manutenzione richiede quindi buone capacità gestionali, velocità nell'individuare le soluzioni e anche dinamicità. Si tratta di un lavoro di campo, in cui ci si sporca le mani e si trascorre un sacco di tempo in tuta del metto in impianto. Anche per queste caratteristiche, spesso questo lavoro è difficile da associare ad una donna. Essere appetibili nel mercato del lavoro per me è stato un driver nella scelta universitaria. Mettendo da parte la passione per le materie scientifiche, cosa fondamentale per intraprendere questi studi, ciò che mi ha convinto che la scelta di ingegneria fosse quella giusta è stata ed è ancora la rapidità con cui i laureati in ingegneria trovano impiego nel mondo del lavoro. La scelta di ingegneria elettrica trova senso nella sua contemporaneità. L'attenzione per gli aspetti energetici che si è sviluppata negli ultimi anni è stato un driver nella scelta di ingegneria elettrica. Una volta trasferita a Milano, grazie agli input che questa città offre, io ho capito l'importanza, documentandomi sempre di più, verso gli aspetti energetici, verso la transizione energetica che stiamo vivendo, verso lo sviluppo di fonti alternative o la sostenibilità delle fonti attualmente in utilizzo.
Ecco, tutti questi aspetti hanno maturato in me un desiderio di diventare ingegnere elettrico e di avere anche un ruolo all'interno del sviluppo e della transizione che stiamo vivendo. Sia la mia ispirazione che il mio modello di riferimento hanno sembianze femminili. Allora, l'ispirazione me l'ha data mia madre. Mentre mio padre ha intrapreso studi classici, mia madre ha intrapreso quelli scientifici diventando un ingegnere. Quindi per me lei è stato il primo esempio di donna ingegnera. Siccome da bambini non si ha la percezione della disparità di genere nel mondo del lavoro, ai miei occhi non c'era alcuna anomalia nell'avere una mamma ingegnere. Anzi, l'ingegnere era il lavoro della mia mamma, quindi apparteneva a tutti quei ruoli che la donna può ricoprire. Per quanto riguarda invece il modello di riferimento, questa è stata una signora, amica di famiglia, che ha laureata in fisica, che ha ricoperto un ruolo manageriale nel settore delle tecnologie informatiche. Quello che mi ha colpito di lei è stata sicuramente la sua passione per queste materie scientifiche, cioè lei ha studiato fisica pura, e soprattutto la sua capacità di raggiungere un ruolo di leadership all'interno del suo settore. Per quanto riguarda la mia scelta, fortunatamente non sono mai stata scoraggiata perché donna. Diciamo che durante le scuole superiori, essendo stata io una brava studentessa e non avendo trovato difficoltà negli studi, era quasi scontato che mi iscrivessi ad una facoltà come ingegneria. Le scuole rappresentano degli universi dove le pari opportunità esistono, quindi chiunque sia o chiunque siano i migliori della classe, che siano ragazzi o ragazze, è scontato che questi si iscrivano a delle facoltà universitarie reputate un po' più impegnative o difficili, ecco, nell'idea comune, che poi è del tutto soggettivo, perché io non ho incontrato difficoltà nel mio percorso perché ho avuto e ho la passione per queste materie. Diverso è se avessi, non so, intrapreso un percorso come filosofia, probabilmente a quest'ora sarei ancora sui libri perché non in linea con le mie passioni. Una volta invece andata all'università, anche lì ho scoperto che l'università rappresenta un mondo in cui le pari opportunità esistono. Uno studente è bravo, una studentessa è brava, non c'è molta differenza. Però il punto di sconforto a me veniva quando io mi rendevo conto dell'enorme gap che c'era tra numero di ragazzi e numero di ragazze all'interno della mia classe. Questo sì che mi sconfortava, perché delle volte io mi sentivo come in dovere di giustificare le mie capacità all'interno di un corpo femminile e soprattutto non mi sentivo all'altezza perché appartenente ad una minoranza. Questo pensiero mi riporta ad un momento che mai dimenticherò nel mio percorso universitario. Ad ingegneria elettrica, ma non solo ingegneria elettrica, ecco, durante la triennale le classi sono costituite circa da 100 persone, di cui più del 95% è rappresentato da ragazzi e il 5% forse sono delle ragazze. Durante la laurea, durante la specialistica cambiano un po' i numeri, ma le percentuali restano invariate, non si è più in 100, si è in 40, ma la percentuale di presenza femminile è la stessa. Ecco, durante una lezione della triennale, il professore decise di portare in classe il risultato dei compiti iscritti, quindi degli esami, e decise di chiamare uno studente alla volta, facendo proprio l'appello, alla cattedra per consegnare poi il compito. Quando arrivò il mio turno, il professore mi chiamò, quindi disse Vittoria Camodeca, io mi alzai e andai alla cattedra per ritirare il compito. Prima che lui mi diede fisicamente il foglio in mano, decise di dire a tutti quanti e ad alta voce guardate ragazzi, questo è un esempio di compito svolto perfettamente, la vostra collega ha individuato il punto e ha spiegato dettagliatamente l'esecuzione del problema.
Per questo motivo le ho dato 30 e lode, uno dei pochi 30 e lode se non sbaglio. Io contentissima, ritornando al banco probabilmente sentii i miei compagni applaudire, comunque ero imbarazzata per questo gesto così plateale, ma contemporaneamente ero molto felice di questo riconoscimento. Nonostante questo, quando tornai al posto, un mio compagno mi disse, tra le altre cose, sai, ti ha messo 30 e lode perché sei una ragazza. Ecco, in quel momento, nonostante un professore universitario mi avesse dato questo riconoscimento e non si fosse stato influenzare, distorcere, ecco, da elementi come ragazza o ragazzo, questo mio compagno si è sentito in dovere di mettere in dubbio le mie capacità perché donna. Lì ho capito che non sarebbe stato, ahimè, l'ultimo e che probabilmente da lì in poi ce ne sarebbero stati altri che avrebbero messo in dubbio le mie capacità in quanto donna. Volendo descrivere il mio percorso al Politecnico con 3 aggettivi, utilizzerei grintoso, astratto e coinvolgente. Grintoso perché io ho affrontato con ambizione e determinazione il mio percorso di studi, con la grinta di voler fare grandi cose. Ho tentato di sfruttare al massimo le risorse che avevo a disposizione, e l'esperienza in Cina è un esempio, per cercare di costruire un profilo professionale appetibile e contemporaneamente lavorare su quegli aspetti caratteriali grazie ai problemi che mi si ponevano di fronte. Astratto perché delle volte io ho perso il contatto con la realtà. Immagino che questo accada anche in altre facoltà. Sta di fatto che durante alcuni corsi il livello di dettaglio teorico raggiunto ha fatto sì che io percepissi una lontananza da tutti quegli aspetti sui quali avevo fondato le mie passioni. Infine coinvolgente perché grazie alla sana competizione che si è instaurata tra i miei colleghi, creando un gruppo affiatato, ho affrontato con grinta e passione gli studi. Io non ho mai affrontato un esame da sola, ma ho sperimentato la forza del lavoro in team. Ingegneria è una facoltà flessibile che ti permette di spaziare non soltanto tra le sue diverse branche, ma di ricoprire dei ruoli per i quali vi sono altre facoltà. Tranne che nei casi estremamente tecnici o estremamente specializzati, il mondo del lavoro non fa particolari differenze tra un ingegnere elettrico o un ingegnere meccanico, ad esempio. Quindi la stessa ingegneria elettrica accede ad un'offerta lavorativa di ampio respiro. Io stessa, che ho intrapreso questi studi un po' vintage, un po' in voga, come si vuole definirli, sono riuscita a ricoprire diversi ruoli all'interno dell'azienda per la quale lavoro. Ovviamente è stato fondamentale la mia esperienza all'estero, in particolare in Cina, che rispetto all'Italia si trova a fronteggiare dei problemi molto ma molto più grandi in termini di numeri. Questo ha fatto sì che io venissi ammessa al Master Medea di Eni Corporate University per approfondire gli aspetti economici legati sia all'ambiente che all'energia. Una volta poi iniziato a lavorare in un ambiente industriale come quello di una raffineria, io ho dovuto imparare la lingua delle altre branche. Quindi ho dovuto approfondire temi di natura meccanica, di natura gestionale, di natura economica, ecco. Tutto questo però avendo sempre in mente le basi acquisite durante il mio periodo universitario. Infatti, grazie a quel metodo e a quelle competenze tecniche, io oggi potrei buttarmi in un qualsiasi altro ruolo, non per forza legato all'ingegneria elettrica. In Italia le offerte lavorative per una donna ingegnere sono molteplici, anche in diversi settori. La difficoltà infatti non sta tanto nel trovare il lavoro, quanto nell'individuare il lavoro che ci piace. Il Politecnico aiuta in questo come orientamento post-universitario. Non appena io ho terminato gli studi sono stata contattata da diverse aziende tramite il Poli stesso.
Però, come già anticipato, io avevo voglia di intraprendere studi economici e di entrare in un'azienda leader del settore. Ecco, con il mio curriculum non ho avuto difficoltà nel raggiungere questo obiettivo. La scelta di ingegneria elettrica la consiglierei a chiunque voglia cimentarsi negli studi di ingegneria, perché questa facoltà è molto versatile. Da quando ho iniziato infatti a lavorare ho capito come le basi date dagli studi di ingegneria elettrica possano essere le basi per una qualunque specializzazione. In più, io ho vissuto questi studi come una scelta un po' di nicchia. I numeri infatti non sono estremamente elevati confrontati con altre facoltà, quindi avendo delle classi con un numero moderato di persone, specialmente andando avanti negli anni, mi ha permesso di avere un rapporto diretto sia con i professori che con gli altri colleghi. Il mio percorso professionale invece lo consiglierei a chi come me ha la curiosità di ampliare i propri orizzonti, vedi l'esperienza in Cina o vedi un master in economia. Il mio percorso, così come tanti altri, si è allontanato da quello che sono gli schemi dell'ingegneria elettrica. Tutto quello che ho fatto mi ha permesso però di ricoprire un ruolo all'interno dell'ingegneria di manutenzione di un ambiente industriale. Del mio ruolo io apprezzo la dinamicità e il continuo engagement, sentirsi parte attiva di un qualcosa. Mi piace l'aspetto dinamico e poco sedentario e lo sforzo soprattutto di trovare nel più breve tempo possibile delle soluzioni. All'inizio non è stato facile riuscire a rispettare questi tempi perché da brava studentessa mi piace studiare, mi piace anche fare un buon lavoro. I tempi richiesti però da una realtà industriale sono quelli, quindi lo sforzo è riuscire a fare un buon lavoro nei tempi richiesti. Ho trovato l'ambiente dell'ingegneria più collaborativo che competitivo. A partire dagli anni universitari, che ho completamente e apertamente condiviso con i miei colleghi universitari, non ho mai sentito il peso della competizione, anzi, ho sempre respirato un'area di rilassatezza e di completa e sincera ammirazione nei confronti delle menti più brillanti. Addirittura un aneddoto simpatico è che io ho vissuto per alcuni anni in un collegio universitario femminile, dove la maggior parte delle ragazze frequentava facoltà diverse da quelle dell'ingegneria, c'era economia o giurisprudenza. Ecco, dai loro racconti e dai loro racconti di competizione che c'era nelle loro facoltà, capivo e apprezzavo sempre di più la sana competizione respirata all'interno delle classi universitarie di ingegneria. Nel mondo del lavoro non è molto diverso, anche qui infatti ho potuto sperimentare l'aspetto collaborativo dell'ingegneria. Essere un bravo ingegnere vuol dire avere delle buone competenze tecniche e comportamentali. Mentre gli uomini sanno quali sono le loro competenze e le sottolineano, le evidenziano, le donne tendono a concentrarsi più su ciò che non sanno fare, evidenziandolo e chiedendo continuamente pareri e più informazioni possibili al fine di elaborarle e renderle proprie. Questa continua messa in discussione, questa continua ricerca di conforto e di confronto altrui porta a degli obiettivi audaci, raggiungendo ottimi risultati. È qui, a mio parere, che risiede il valore aggiunto dell'essere donna ingegnere. L'ambiente lavorativo rispecchia l'ambiente universitario in termini di percentuale tra uomini e donne. È chiaro che i colleghi godono del vantaggio di goliardia tra maschi, di condivisione di sport che li porta a fare gruppo. In ogni caso io ho ritrovato l'ambiente universitario in termini di sana competizione e di forza del lavoro del team. È chiaro però che io il giovedì sera non vado a calcetto con i miei colleghi. Per rendere
rendere più appetibili i corsi di ingegneria per giovani studentesse, è importante secondo me che aumenti il numero di donne all'interno del corpo docente, in modo da offrire un modello di ruolo di donna e dare un punto di vista femminile all'interno della stessa facoltà. Inoltre questa iniziativa potrebbe essere corredata da seminari concentrati sulle pari opportunità, corredati magari di testimonianze di donne che si cimentano ogni giorno nel ruolo di ingegnere. Il messaggio che vorrei dare alle studentesse è di iscriversi ad ingegneria in quanto una delle facoltà che offre maggiori sbocchi nel mondo del lavoro. E in più consiglio di iscriversi ad ingegneria elettrica, dell'automazione, informatica, perché se si ha una passione, come nel mio caso quella per l'elettromagnetismo, è importante coltivarla. Non importa che le classi siano prevalentemente maschili, le pari opportunità esistono e i voti lo dimostreranno.